sei italiano? No, sono dell'Argentina. L'Argentina. Quando sei arrivato? Ieri. Sì, sto conoscendo un po' la città. Bene. Sì. Vuoi bicchiere di vino? Dai, Dai. sì. Ti do. Lo che... Ti do una cosa proprio può andare bene secondo me. Dai. C'è una cosa che viene dalla Sicilia. Della Sicilia? Dal vulcano. Dove è la mia famiglia? Dal vulcano, in Sicilia. Sì. Ma la famiglia è minore, Del no? Morone. Come ti chiami? Gaston. Piacere. Ciao, sono Fabio. Fabio. Ciao. Ciao, sì. Dai. Comodo. Poi intanto Dai. Qua? Una picchiata, sì. Dai, perfetto, grazie. Leggi intanto qui sono tutti i nostri panini. Cosa ti piace? Ti piace il prosciutto? Ti piace il pesce? Cosa ti piace? Il prosciutto. Il prosciutto ti piace? Beh, qui ne abbiamo due che vengono dalla stessa zona, il culatello e la spalla di San Secondo. Il culatello è un crudo, la spalla di San Secondo è un cotto. La spalla di San Secondo è un prosciutto cotto che anticamente i contadini, quando macellavano il maiale, dovevano dare una parte del maiale alla diocesi di Parma. Si chiama la spalla di San Secondo per questo. San Secondo è un piccolo paese sotto Parma, te lo faccio vedere, guarda. Ed è un prosciutto cotto, si cuoce in forno a 70 gradi ed era il prosciutto, conosci Giuseppe Verdi? No. La piazza. La piazza, Sì. Perché è qua dietro, Sì, Piazza sì, Verdi, sì. forse il più grande compositore lirico italiano. Lui era di lì, era di Parma, Busseto. Musico era. Era un musicista. Sì. Mira. Era un musicista che era di lì, era proprio di Busseto che è vicino Parma e lui raccontava della spalla di San Secondo con le sue lettere, che si fa anche conta. E quindi a me piace un po' raccontare le storie perché credo che nella storia di un prodotto ci sia molto il suo valore. E poi è interessante sapere da dove viene e saperne le vicende, perché dietro c'è anche la tradizione, no? Quella è la spalla, questa è la tassa. La tassa. Questa è la tassa. La spalla di secondo. La spalla di San Secondo. San Secondo. È un paese qui vicino Parma, sì. Molto buono. Molto buono, sì. Quindi viene un bolognese, un italiano e lui non sa che cos'è questo. No, molto spesso lo devo raccontare io che però mi diverte. Mi diverto perché attraverso il racconto ci si affeziona, ci si interessa e ci si affeziona. La stessa cosa facciamo col pesce, per esempio tu sei siciliano di origine. Sì. E noi abbiamo tanti prodotti della Sicilia. Come quale? Come, beh, guarda questo. Questo è uno scaldo di tonno di 2,5 kg. Oh! Atun! Atun! Bravo! E questo è tonno mediterraneo, sì, sono filetti grandissimi. E sai di che parte viene questo? Questo è Erice, quindi è la parte della Sicilia occidentale. Occidentale, sì, dove è alto andare. Davanti a Favignana. I Tu tuoi- invece, i tuoi da dove arrivano? È di Enna, di Enna. Quindi il centro. Sì, il centro, ma non c'è il mare, no? Abbiamo un formaggio che si chiama Piacentino Ennese. Piacentino, Piacentino Ennese si fa a Enna. Ah, Ed è un formaggio di pecora con lo zafferano. Al di là della mia passione sono convinto che quando un prodotto ha una grande storia è anche un grande prodotto. in Italia succede questa cosa che in Argentina no, come che ogni cosa ha un passato o un nome Perché voi siete giovani, diverso. perché voi siete troppo giovani. Sì, È un sì. paese, quanti 200 anni, 250 anni più o meno. È troppo poco. Più o meno. Da noi devi mettere uno zero in più, 2500. Ma tu come hai cominciato questo? Cioè, come hai passato di Ma fare perché vinilo quando il mio a fare quando il mio lavoro è finito 4 anni fa, perché ormai le aziende, le case discografiche in Italia praticamente hanno chiuso tutte quante, io facevo l'amministratore delegato in un'azienda qui italiana e allora ho detto cosa faccio? L'altra passione era questa, inventeremo qualcosa. Ci siamo inventati questo posto che si chiama Miles per portarmi dietro il ricordo della musica. Questa è qua la Piazza Maggiore, no? Questo siamo di fronte a Piazza Maggiore, però ecco, una cosa a cui tenevo era stare in centro, nel cuore della città. Questo io ho ascoltato che Bologna è come la New York dell'Italia nel senso del jazz. Come è successo? Sì, beh, questa tutto è cosa? dovuto nel dopoguerra, ci fu un grande appassionato, si chiama Alberto Alberti, che fondò un club di jazz qui a Bologna
Qui ci furono tantissimi musicisti importanti, c'è qui vicinissimo a 100 metri una strada che è via Orefice, si chiama Strada del Jazz, dove ci sono le stelle del jazz, cioè ci sono nel pavimento, come a Hollywood si lascia l'impronta della mano, c'è la stella, l'unico ad avere 2 stelle è Miles Davis. Però per esempio qua come funziona? Noi siamo aperti, apriamo per pranzo, apriamo intorno a mezzogiorno, facciamo il pranzo e poi andiamo avanti tutto il pomeriggio e la sera, anche tardi, soprattutto il venerdì e il sabato, perché da giorno in cui ci occupiamo soprattutto di panini e dei nostri prodotti, la sera diventa più enoteca e quindi la gente viene per bere. E per ascoltare una storia di un vinile. E per ascoltare la storia di un vinile, la prossima, ripeto, faremo Supernatural e poi ne faremo altre, ne facciamo una al mese, abbiamo raccontato Nevermind di Nirvana, l'abbiamo raccontato 3 volte, l'abbiamo fatto le serate perché ci chiedevano sempre. Sì, davvero, ma vieni qua, se sei... No, bisogna un po' prenotarsi perché il locale è piccolo, sono 20-25 posti, ci si prenota, abbiamo uno schermo audiovisivo, abbiamo dei musicisti che suonano nelle serate. Anche c'è il musicista. Sono musicisti che suonano e raccontiamo la storia non del gruppo ma del disco, perché ogni disco è una storia. Perché uno pensa che esca un disco, è normale, uno va in studio, registra, esce. No, il disco c'è sempre una grande storia dietro. Perché bisogna decidere di fare, cosa fare, perché farlo, perché c'è un successo, perché c'è un insuccesso. Sono tanti motivi. Cioè il vinile era un'opera. Uno metteva l'inizio e andava fino alla fine. Doveva fare un gesto solo, girarlo a metà. Oggi non esiste più. Tu conosci qualcuno oggi che si siede e si mette un disco e sta un'ora a ascoltare un disco? Mi pare. Che ha la mia età. Piacere, poi io devo andare. Ben arrivato allora in Italia, ben arrivato a Bologna. Dai, grazie. Grazie a voi, attenzione per Sì. Un posto meraviglioso. Grazie. Spero di vederti allora. Dai, sì. Bere un bicchiere. Musica, panino e vino. Musica, panino e storia. raccontiamo un po' di storie. Dai. Ciao, grazie. Ciao.